Ecco, ho fatto il biglietto per Sant'Antao qui da Mindelo e sono le 7 del mattino venerdì 8 marzo. Questa è una compagnia, non ho capito se devo salire dietro, sì, è una compagnia spagnola, Armas. Probabilmente serve, se ho capito bene, serve anche alle Canarie. Ok, adesso 50 minuti, un'ora dovrei essere sull'isola di fronte. Ciao! Ribera Parada, come ha detto Orlando. Questo è Porto Novo, sullo sfondo si vede São Vicente e la baia naturale di Mindelo si intravede. Ecco, continua la strada per Ribera Grande e l'autista motorista stava dicendo che questa è una delle poche isole di Capoverde che non ha problemi di acqua, o perlomeno la zona nord ha molto meno problemi di acqua rispetto a tante altre isole, e anche la parte sud, quindi di Sant'Antao, nella città di Porto Novo, che ha come una piara molto più secca, mentre adesso stiamo salendo, arriviamo circa a una quota di 1200 metri e il paesaggio sta iniziando a diventare sempre più bello, più interessante, e fa anche un pochino più freddo perché comunque salendo le temperature si abbassano. Ci sono circa 24 gradi. Quanto gradi stai? 24, 23, 24, 23, 24 gradi. Però subiendo más frío. Il paesaggio è molto lunare, un po' come sono tutte queste isole, anche le Canarie, le Azzorre. Qui è molto più secco, però ecco, rispetto a quello che ho visto per esempio nelle isole Azores e anche Madeira. Però vediamo il resto, perché dopo dovrebbe essere uno spettacolo. Ci dovrebbe essere un cratere qua sotto, se si sente qualcosa. Poi metto il microfono che ho comprato apposta. Comunque c'è un vento e tutto nebbioso, siamo in mezzo a nuvole e freddino. Ecco qui un'altra fermata, fortunatamente il cielo si è aperto.
questo hotel che si chiama Casaminga Tatol. Ribera Grande. Madonna, sembra una giungla. Bello. Come mi guardano? Banane, una piantagione di banane, banana plantation. Il cammino per la casa, per l'hotel, abbiamo chiesto a questo ragazzo che era nell'altra casa. Ah, è la Casa Branca. Ah, perfetto. Sì, 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 chiaro. Molto obrigado. Grazie. Obrigado. Ecco, questa è la casa. Perfetto. Ok, questo è il centro di Ribera Grande, che è patrimonio dell'UNESCO, almeno così pare, l'ambiente. Ecco, questa è la cacciupa, si poteva scegliere con uovo o pesce, abbiamo scelto perché sono un ragazzo tedesco, e questa è la cacciupa con pesce. Praticamente qui si mangia tutto il giorno questa roba, accompagnata dal grog. Poi vi dirò cos'è il grog. Ciao. Ribera Grande, questo è l'oceano e questi sono i dintorni. Adesso con Tobias continuiamo lungo il sentiero per Ponta do Sol, che dicono sia il paese più bello, diciamo, rispetto a Ribera Grande dovrebbe essere più bello. Qui Ribera Grande niente di che, però ha un suo fascino. Dai, mettiamola così. Ciao. Questa è sempre la strada per Ponta do Sol, questa scogliera, una strada tenuta molto bene, ci sono anche un servizio pubblico, qui si chiamano aluguer, e sono come dei collettivi pubblici con tariffe molto buone, tipo un euro, anche meno di un euro, per fare 4, 5, 7, 10 km, appunto al costo di mezzo euro, un euro, ecco, quindi è molto facile girare. In questo momento la meta è qua dietro questa curva che si chiama Ponta do Sol. Magnifico, e anche il tempo si è messo al bene. Sembra un po' un altro pianeta qui. Ponta do Sol, centro, spero, credo. Niente di eccezionale, però ha sempre quel fascino del tutto abbandonato che a molti potrebbe piacere. A me non dispiace, ecco. Ma forse l'orario, forse il periodo, quindi. Però c'è questa bella chiesa, c'è una bella aria, 20 gradi, 23 gradi, maglietta a maniche corte, pantaloncini. Questo forse è il municipio. Sì, penso il municipio. E questa è la cattedrale. La gente forse sta facendo la siesta. Ciao. Ecco qui Ponta do Sol, al porto. Le barche
penso dei pescatori. Ponta do Sol. Si torna a Ribera Grande, costo 75 e scudo facendo la cresta.